Tovadunira scamma caricariteri ogni tanto la sauna i loro bisogni e li muscuna ciabulavano sopra. Ho sempre pensato che dietro il cibo si nascondesse un sistema più complesso del semplice nutrirsi. Un sistema fitto di simboli, umanità, incontri, sensualità e luoghi di cui i piatti della festa sono di volta in volta metafora e pretesto. Il filo conduttore è il cibo, rituale, consumato dentro e fuori, nel raccoglimento della devozione o nell'accalcarsi della festa. Una Sicilia divisa tra una promessa di futuro e la certezza del miracolo. Paesaggi di mare e di terra, di vulcani e di spiagge, paesaggi di una bellezza antica e corrotta. Un'altalena di silenzio e rumore tra campagna e città, folla soprannaturale e pazienza artigiana. Primo di novembre è la data in cui i contadini iniziano a seminare il grano. Come il seme entra nel grembo della terra e si affida alle potenze sotterranee per riemergere con la pianta e il frutto, così i morti entrano in contatto con i vivi. La relazione con l'aldilà mima il ciclo vitale del seme, garantendo una continuità tra la vita e la morte e una sicura promessa di cibo. In che cosa consiste la festa dei morti? Consiste nell'idea che alla fine di ogni ciclo annuale, quindi a novembre, dicembre, gennaio, alla fine di ogni ciclo annuale i morti ritornano. E ritornano, ecco la restituzione della vita, ritornano con le stesse virtù, con gli stessi amori, con gli stessi odi e con gli stessi bisogni. Il cibo, uno dei bisogni fondamentali dell'uomo è il cibo. Dunque i morti ritornano per mangiare. E allora la festa dei morti è sostanzialmente una cena organizzata per le anime dei morti. Questa cena che è preparata per i morti, questi dolci che sono preparati per i morti, in realtà poi si danno ai bambini. E perché? Perché un principio fondamentale della magia è che le cose che sono state in contatto restano in contatto anche se vengono separate. Dunque, facendo mangiare ai bambini il cibo dei morti, tu ricostituisci la continuità tra la vita e la morte. Ogni anno, il 1° novembre, per la festa dei morti, Maria Grammatico prepara dei piccoli capolavori di pasta di mandorle, la frutta di Martorana, ottenuti con un impasto semplice fatto di mandorle e zucchero. Sorellina è stata una seconda mammina mia. Se ne mi dava un pezzettino di pasta, io mi mettevo in ginocchio vicino a lei. Quella pasta, anziché era la sera, mi diventava nera, perché sempre maneggiarla facevo una cosa, poi la facevo di nuovo, poi la rifacevo, sempre come un gioco, che poi avevo 11 anni io, perciò per me era come un gioco, però mi piaceva. Per questa festa la tradizione vuole che i morti tornino a visitare i vivi la notte tra il 1° e il 2 novembre, portando in dono ai bambini
ucannisciu, un cesto carico di giocattoli e di dolci, tra i quali la frutta di marzapane e i pupi di zucchero. Quando ero a casa io mi ricordo che mia madre e 31 diceva: bambini, andate a letto e dormite, perché se vengono i morti e vi trovano svegli non vi portano niente, oppure vi mettono l'acquacina negli occhi. Perciò noi bambine tutte a dormire. La mattina si svegliavamo presto e andavamo a cercare tutto quello che c'era. La mia famiglia, che era povera, e non mi vergogno a dirla, cosa c'era? Mattorana no, perché mia madre e mio padre non avevano la possibilità di comprarla. E manco giocattoli, e mia madre ci metteva, che so, la figa india, ci metteva qualche pera, quello che c'era a casa. Era la eccezionale, che era una cosa che si andava a cercare, che l'hanno portata i morti. Un nonno, una nonna che c'era morta e l'hanno portata i morti. Ancora oggi la pasticceria Schembri di Favara prepara i pupi secondo una tradizione secolare, versando lo zucchero cotto in uno stampo. Se non ne ricordo male, c'è una legge fisica, va bene, che dice ad ogni azione corrisponde una reazione uguale, contraria. Lo stampo, che è molto freddo, cerca di buttarlo fuori, il liquido caldo, va bene? E lo butta fuori, però una parte è liquido, va bene? Ha la forza di ingollarsi, diciamo. I pupi rappresentano le anime dei morti. E infatti si chiamano pupi a cena. Rappresentano le anime dei morti, capisci? E i bambini, mangiandole, in realtà incorporano i morti, ma incorporando i bambini, i morti, li fanno rinascere. E qui arriviamo alla festa dei morti in Sicilia, che non a caso si chiama festa dei morti. Il giorno prima della festa le famiglie vanno a trovare i morti al cimitero, dove già una settimana prima le donne hanno lavato e decorato la tomba dei propri cari. Dopo la visita ai morti, il giorno della festa, suona la banda e a casa si preparano le fave a minestra. Fave, cipolla, pomodoro e verdure. Questo. Quando era pronto si tornava, si prendeva pane duro, diciamo, e si faceva a fette e si metteva nei piatti. Si metteva olio e basta, si mangiava. E le morte che si trovavano. Cercavamo sempre scarpe più grandi. Quando avevo per più grandi capigliamo 40-42 per mettere cose che ne portavano i morti. Quando c'aveva morte poco, portavano poco. Allora se ci metteva un granato, un cotogno, due mandarine e un arancio. Qua via soldi ci prendevano i pupi di zucchero, qua non via soldi ci prendeva niente, solo questo. Era poco e i bimbi che ci trovavano quasi canenti si mettevano davanti alla porta e dice: che ci trovaste tu? Dici: vedi che mi fecero urlare morti, un pupo con gli occhi torti, a me, a Totò, lo figlio di un Don Cocò. Questa era la storia. 13 dicembre. La festa di Santa Lucia è il trionfo della rinascita, della vita e della luce sulla morte e sui demoni del letargo invernale. Proprio il 13 dicembre, il giorno più buio e corto dell'anno, si festeggia Santa Lucia, la santa martire di Siracusa che si rifiutò di sposare un soldato romano e che per questo fu torturata e uccisa.
La leggenda racconta che nel 600 la Sicilia, ridotta alla fame da una pesante carestia, fu soccorsa da una nave che la notte del 12 dicembre entrò nel porto di Siracusa carica di grano. Il popolo affamato si avventò sulla nave, prese con sé il grano e lo cucinò intero, senza macinarlo. L'arrivo provvidenziale della nave, che salvò gli isolani dalla fame, fu attribuito a Santa Lucia e per devozione, da allora, il 13 dicembre non si mangia né pasta né pane, ma un piatto chiamato cuccia, a base di chicchi di grano bollito. Nelle campagne, all'interno della Sicilia, a Vallelunga, Giovanna prima pulisce il grano sopra una tegola e poi lo mette a mollo in acqua per 3 giorni. Il 12 dicembre lo cuoce per un paio d'ore con la scorza di arancia e alcune foglie di alloro. Quindi lo ammanta con la coperta e lo lascia riposare tutta la notte. L'indomani, per Santa Lucia, la cuccia è pronta. Che si faceva bollire il grano, non cotto, bollentato. Dopodiché si metteva da un telo si attaccava e si dava botte con un pezzo di legno e si faceva la pelle del grano. Questa pelle del grano poi si doveva togliere e si faceva volare col vento oppure col crivo e si girava e si cipolacciava e si andava fuori. Dopodiché si mentiva dall'acqua sempre, l'indomani si celava l'acqua, si mentiva l'acqua pulita e si cuoceva. Verso sera, a quest'ora si cominciava a preparare la cucciera cotta e si preparava di nuovo per mangiare questa benedetta cuccia, perché era una cosa che veramente ci teníamos e tutti li preparavamo alla devozione della Madonna e incominciavamo. Primo la cucina senza sale, senza uovo, senza niente. Dopo la mangiamo come desideravamo, con l'uovo, con zucchero, con sale, a piacere di ognuno di noi. E ci accontentavamo di quello che facevamo. Scatina, uccello, bughi, lumari, sferra, lo vento spacchia la riva, ti picchia, un braccio ti porta via, tu sei la foglia che arrotolia, io sogno l'albero che aspetta via. A Palermo la devozione a Santa Lucia è ancora molto forte. Nelle rosticcerie, oltre alla cuccia, si preparano migliaia di arancine perché la maggior parte dei palermitani, come vuole la tradizione, il 13 dicembre non mangerà né pane né pasta, ma si riverserà nelle rosticcerie a mangiare arancine. Dalle ceneri dell'inverno nasce Santa Lucia, patrona di Belpasso, paese ai piedi dell'Etna, per ben 3 volte distrutto dalle eruzioni e sempre ricostruito. Per mesi tutti i belpassesi si riuniscono a quartieri per costruire i carri, sui quali avverranno le sacre rappresentazioni delle scene della vita della santa. Le carri sono delle macchine scenografiche chiamate carri perché inizialmente venivano fatti su dei carretti in legno dove c'era un pannello di legno, una tendina, si toglieva questa tendina e c'era una ragazza che impersonava Santa Lucia. Nel tempo ci si è adattati anche alle nuove esigenze, alle nuove tecniche, sono andate evolvendosi questi carri. Santa Lucia è una figura molto semplice che importante, siamo molto legati a lei perché la sua vita, il suo martirio, il suo passato, un po' ci identifica questa persecuzione, che, così come noi l'abbiamo con l'Etna, lei l'ha avuto col suo carnefice che era Pascasio. Quindi ci accomuna un po' a Santa Lucia questo, il belpassese è molto legato a Santa Lucia, per questo motivo. Il carro è anche frutto di sacrifici.
è frutto di sacrifici, di ritagli di tempo tolti magari alla propria fidanzata, alla propria famiglia, ai propri hobby, alle proprie passioni. Ma questo si fa senza nessuno sforzo, si fa soltanto con una giustificazione che è la fede verso la Santa Patrona. Ci sono 3 grida che si fanno verso Santa Lucia: cittadini, alle quali si risponde sempre viva Santa Lucia, con tutto cuore, cioè con tutto il cuore trasmettiamo, o patriotti. O patriotti è il più sentito, perché richiama tutti coloro che sono passati, che hanno gridato come te allo stesso modo durante i secoli. Cittadini, viva Santa Lucia! Cittadini, viva Santa Lucia! Il grano seminato in dicembre è cresciuto, la primavera in Sicilia esplode, vibra al sapore del vento. San Giuseppe, il 19 marzo, segna il passaggio dall'inverno alla primavera. Nella valle del Belice, dentro una Sicilia ferita a morte dal terremoto del 68, che in una sola notte ha ridotto i paesi in paesi fantasma, nelle cittadine ricostruite, mani operose armate di pinzette lavorano la pasta. Dalla distruzione al capolavoro, dalla rovina alla trina perfetta, la pinzetta lavora ritmica e precisa. Le persone nelle case offrono in voto al santo, patrono della famiglia, un altare interamente ricoperto di cibo. Porto nel cuore una luna gitana per profumare i tuoi sogni con gelsomini bianchi. San Giuseppe è una tradizione quindi che non si è mai interrotta. Per abbellire questi altari ognuno cercava di fare le cose più fantasiose che poteva scogitare. Tra queste cose e gli squartucciati. Gli squartucciati si fanno impastando della farina, mettendo 100 grammi di sugna e 100 grammi di zucchero ogni chilo di farina, poi si fa riposare questa pasta e mentre si preparano i fichi devono essere macinati, conditi, con poco zucchero però, perché poi se no si sciolgono nel forno. E poi si fa una foglia di pasta, si fanno con i fichi fatti a maccarruna, poi si ricopre questa fico dopo che si fa la forma con la pasta e poi l'ultimo strato di pasta si squartuccia con dei coltellini, si intaglia, si toglie il superfluo e in ogni pezzo si deve sviluppare l'albero della vita. Lo stelo che non deve essere mai interrotto e i fiori che va lasciando sono i frutti delle buone opere che almeno dovremmo compiere durante la vita per arrivare a Dio con il fiore più bello. La nostra tradizione per le tavole di San Giuseppe nasce da un voto. I voti sono di diverso genere, sono a livello salutare, possono essere a livello economico, possono essere a livello di appagamento di situazioni gravi che si erano causate in famiglia. Prima erano più legate al fatto economico che al fatto di salute, perché per la salute si rivolgevano ad altri santi. Il San Giuseppe era più legato a un discorso di lavoro, è un artigiano il santo e quindi a lui ci si riferisce principalmente per problemi di questo genere. Amate il pane, cuore della casa, profumo della mensa, gioia dei focolari. Onorate il pane, gloria dei campi, fragranza della terra, festa della vita. Rispettate il pane, sudore della fronte, orgoglio del lavoro, poema di sacrificio. Non sciupate il pane, ricchezza della patria, il più santo premio alla fatica umana. Santo protettore dei lavoratori, San Giuseppe l'artigiano, santo protettore dei poveri, quando non c'era neanche il pane da mangiare. In onore al santo, Salvatore Bonmarito cucina nel suo forno, aiutato dai parenti, chili e chili di pane di San Giuseppe. Che sotto in questo inferno pure ma non siamo condannati a tirannia. Pane protagonista di questa festa, ornamento votivo, pane che insieme ad altre 100 pietanze andrà a comporre l'altare. Ci sono tanti dolci, ci sono dolci come le pignoccate, come diciamo noi, la cuppateddi, i cassateddi, i cannoli, sfinge,
torte di tanti tipi, sono tante, e soprattutto i dolci tradizionali delle nostre zone. E poi nell'altare, alla fine, quando l'altare è finito, si fanno tante fritture, perché qua da noi il giorno di San Giuseppe non si mangia carne, non si mangia pesce, si mangia solo la pasta di San Giuseppe, e poi tutte le fritture che si fanno di carciofi, di cardi, di fritture di finocchie, di broccolo, broccoli a pastella, tantissime pietanze, tantissime. Ogni nazione casta terra sbarca, si diverti con lui, sempre alla turca. L'altare è pronto, il cibo viene offerto ai 3 verginelli, nella tradizione 3 poveri che rappresentano Gesù, Giuseppe e Maria. La devozione vuole che prima gli vengano lavate e asciugate le mani. Poi si siedono, mangiano questi 3 spicchi di arancio tagliati, c'è il fiore in mezzo, poi si inizia con la pasta. E dopo le varie fritture, poi c'è la frutta, e dopo si inizia con i dolci. Saranno i santi a decidere quali dolci voler mangiare. Noi ci resteremo a quello che diranno loro, vogliamo questo, vogliamo di accontentarli. No, si devono accontentare perché in quel momento rappresentano. Viva il patriarca di San Giuseppe, viva! Viva San Giuseppe! Viva! Tira l'acqua puzza, bagna sta cucuzza, non bagnare sta cicoria, A sud, in un'altra Sicilia, superate le montagne, là dove il grano comincia a maturare, tra campagne cintate di muri a secco di pietra bianca, Scicli, la città presepe, chiusa tra le sue tante chiese, aspetta l'uscita del Cristo volteggiante. È Pasqua, è festa e a tavola è il tripudio dell'agnello. Brucia la fiamma nel forno, mentre Giovanna tutto il giorno stende e lavora l'impasto a dare forma all'impanata di agnello. L'impanata è un piatto che trae origine dal 1300 al 1400, è di origine araba. Nei secoli si è trasformata perché è un piatto che nasce per conservare la carne cotta in questo involucro di pasta, e poi nel periodo spagnolo è stato raffinato, questo involucro di pasta che contiene l'agnello è diventato anche bello, è diventato maestoso, dove poteva essere servito in qualsiasi circostanza, non più un solo piatto appartenente alla cucina popolare. Entrava in parte nella cucina anche dotta, nella cucina nobiliare. Cuore, milza, fegato, polmone, tutto si addomestica e si ricompone per il pranzo di Pasqua. Dell'agnello non si butta via niente. Sono i turciugnuna. Il termine turciugnuna in dialetto non vuol dire altro che una cosa attorcigliata, e in effetti questi sono degli involtini. Quello che è la specie di rete di grasso che tiene fermi le interiora, l'apparato digestivo, quello si usa per metterci l'involtino e se ci mette un pezzetto di fegato, di polmone o di cuore, quello che hai a disposizione, un pezzetto di caciocavallo tagliato a fiammifero e pure un pezzetto di cipolla tagliata sempre sottile, prezzemolo. Si avvolge in questa tipo di garza trasparente e si chiude facendo tanti giri con il budello che abbiamo pulito, che abbiamo detto. Questi si mettono tutti vicini in 2 strati, non di più, nei tegami di coccio di Caltagirone. Si condiscono solo esclusivamente con un pizzico di sale e un po' di pepe nero. Dopo averne fatto 2 strati, non di più,
si fa un coperchio di pasta di pane, si mette di sopra e si sigilla. Io vai e vengo come un arcivento che Poi vengono i dolci, la mano versa la farina, calibra le uova e abita gli impasti abbracciandoli. Precisa, femminile, naturale, a formare cascatelle, è il miracolo dell'impasto composto, informato, tagliuzzato e bollito per fare i biscotti scaurati, dove si inanellano ricamo, pazienza e devozione. Un 8 anni si facevano tutti questi biscotti ed era, come dire, una specie di era una festa per la famiglia che normalmente non mangiava carne, non mangiava dolci, perché la dieta alimentare delle persone più comuni della provincia di Ragusa era molto povera, lenticchie, fave, carne pochissima e dolci pure. Si iniziava con gli scaurati, che erano fatti di farina mista 00 e farina di semola, sugna, uova e pochissimo zucchero, semi di cumino. E quindi si lavorava tutta questa pasta almeno per 1 o 2 ore. E poi tutte le donne si sedevano attorno al tavolo a fare tutte le forme barocche, dopodiché questi andavano sbollentati, da cui prende il nome scaurato, perché scaurato vuol dire sbollentare, si sbollentavano e quindi ore e ore di stare vicino alla cucina a sbollentare questi biscotti e poi li lasciava asciugare tutta la notte. L'indomani si iniziavano poi ad ardere il forno e ad infornarli, e lì un'infornata veniva buona, un'infornata ti veniva meno buona e quindi collere, rame, mamma mia, il dialetto era appizzare i biscotti. Appizzare significa rovinare i biscotti. Le cassate è l'ultimo dolce che si fa per Pasqua in termine come scadenza, perché si devono mangiare abbastanza calde, quindi in genere si fanno il sabato santo, perché poi la domenica si smette di cucinare, perché si deve andare a messa, insomma si devono seguire tutte le varie processioni, le varie liturgie. Si impasta una sfoglia molto semplice con delle uova, un po' di strutto e qualche cucchiaiata di zucchero, null'altro. Si stira la sfoglia sottile, si taglia con il supporto di un piatto, insomma, in maniera rotonda, e con l'aiuto di un cordoncino si alza e si forma un cestino. Una volta che hai composto con questa sfoglia e hai composto questo cestino, la riempi di ricotta e la inforni. Nel frattempo si muove il corteo dei fedeli. Aspettano di vedere uscire planante, volteggiante, il Cristo portato a braccia da tutti i più forti della città. La Pasqua Scicli ha un significato particolare perché coinvolge tutta la città. Nella chiesa di Santa Maria Nuova esiste una statua. È una statua talmente bella, talmente anatomicamente perfetta, talmente affascinante che noi sciclitani abbiamo sentito il bisogno di mascolinizzare la gioia. La gioia è di genere femminile, ma per Scicli la gioia è di genere maschile, perché noi parliamo del gioia, perché Scicli è la città del gioia. Santa d'estate, santa tutto l'anno. A Palermo il 14 luglio si festeggia Santa Rosalia, che ancora ragazza rifiutò di sposare un giovane aristocratico e scelse di fare l'eremita su Monte Pellegrino. Il ritrovamento miracoloso delle sue ossa nel 1600 guarì la città dalla peste. Per la patrona, vergine soave e mistica, tutta la città entra in movimento. Il rapporto tra i palermitani e Santa Rosalia, io oserei dire che è un rapporto fortemente viscerale, un rapporto a tu per tu, molto, molto sentito, molto vivo. Rosalia non è lì, è qui per il palermitano. Qui accanto alla statua che troviamo
all'ingresso della grotta, troviamo la zona degli ex voto. Qui la gente viene a posare un ricordo, la foto di un caro defunto, un oggetto personale e le sigarette perché hanno smesso di fumare o vogliono smettere di fumare, il test di gravidanza. Ecco, è un luogo dove c'è, si lascia quell'oggetto che sta a significare il perché uno è venuto qui, cosa chiede, cosa ha ottenuto, cosa vuole. Viva Palermo e Santa Rosalia! La città è in festa per quella che più che una celebrazione religiosa o un festeggiamento pagano è un evento che celebra l'essere palermitani. Ma non c'è festa senza cibo di strada e il festino non sarebbe una festa se non ci fossero i babbaluci. Chiovi, 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 la gatta fa le prove, lo sorci si marita, con la coppola di sita, esci la pugnata, con la veste raccamata, esci lo signorì e fa spuntare il sole. La famiglia Chiluzzo, nello storico quartiere della Calza, prepara i babbaluci conditi al suono di nacchere impazzite, con pepe, prezzemolo e aglio. Un mangiare di strada, un mangiare tra uomini, un rosario al maschile. Palermo esplode di luci, dolci e colori. In occasione delle feste patronali, nella mia famiglia, che con me siamo la quarta generazione, noi abbiamo sempre ottemperato a fare il gelato di campagna. Il gelato di campagna perché si poteva portare in un posto che non necessitava di frigorifero. Il procedimento per farlo è semplice ma è difficile perché bisogna conoscere bene la cottura dello zucchero. Noi abbiamo adottato sempre un sistema che lo facciamo nei cassettini in forma parallelopipeda, dove alternando i colori poi abbiamo un effetto tricolore. Una volta raffreddato, poi tagliato in senso trasversale, si ottiene questo effetto dove si notano 4 punte di colore e una macchia di cioccolato al centro. E la cosa più bella di fare questo lavoro ancora oggi è che mi gratifica tanto e mi commuove, mi emoziona. Quando arrivo in qualche cittadina dove io vado a lavorare e mi chiamano con il mio soprannome, Bottigliella. Questa è la cosa più gratificante. Bottiglietta, come chiamavano il bisnonno, il nonno e suo padre. Un soprannome e un mestiere tramandati di generazione in generazione, come la ricetta del croccante, che nella bancarella di famiglia viene fatto con le mandorle crude, mescolato, battuto, spianato, tagliato. Con una danza di coltelli il dolce prende la sua forma. Nel frattempo il profumo della santa si diffonde tra le pareti di una casa, tra gelsomini, cannella, succo di melone, pistacchi e zuccata. Dolce, rosso e vellutato, il gelo di melone celebra la sensualità dell'estate siciliana. Sono Fabrizia Lanza, sono storica dell'arte e sono tornata in Sicilia dopo molti anni di lontananza per occuparmi della scuola di cucina che mia madre, Anna Tascalanza, mi ha lasciato in eredità. Da allora produco, studio e mi occupo di cibo. Mi sono messa a ricercare le tracce della Sicilia che ho lasciato 30 anni fa e le ho ritrovate nelle facce, nei volti, nei corpi di uomini e donne che impastano e che si raccontano. Una Sicilia antica, devota, sapiente, che qui ho voluto raccontare. E quando t'incongiunta strada mi veni nascosta in tuo cuore, con tutto che fora si mori, mori. Scianizza d'amori, l'amore.
capara